Buongiorno a voi tutti che mi state seguendo. Oggi è il 5 luglio 2024. Questa mattina, al sorgere del sole, come spesso accade, sono andato a fare una passeggiata a un parco qui vicino e ho fatto questa riflessione che ritengo molto utile per chi vuole avvicinarsi alla conoscenza del sé. Il cammino per questa conoscenza è molto arduo e non facile, se non c'è l'impegno, la forza, la volontà e la determinazione di poterlo iniziare e portare avanti. Comunque, all'inizio io ritengo che ci siano queste tre fondamentali fasi senza le quali non c'è nessun percorso. La prima cosa, la prima fase, chiamiamola così, la prima cosa da fare è non più colpevolizzare l'altro o le circostanze, ma prendersi comunque sempre le proprie responsabilità. Il vero solo responsabile siamo noi, sono io. E le circostanze o l'altro fanno solo da catalizzatore. Sono io comunque nel mio inconscio che ho le predisposizioni perché ciò si verifichi. Ci sono i semi già nel mio inconscio, sotto forma di emozioni, di condizionamenti, tutto quello che vogliamo, perché poi si verifichino attraverso certe circostanze l'evento. È come un seme quando si pianta. Se ci sono le condizioni favorevoli, quello comunque si svilupperà. Questo concetto quindi è molto importante perché se noi continuiamo, come quasi sempre accade, io vedo nelle persone, la colpa è sempre fuori, sempre dell'altro. E quindi dobbiamo cominciare a invertire questa tendenza. Anche se apparentemente l'altro potrebbe aver torto, comunque sta di fatto che io ho le condizioni perché questo evento si sia verificato. Quindi devo eliminare le condizioni perché non ci sia più quell'evento e vedrete che l'altro non ci sarà più in quel momento, in quelle condizioni, in quelle circostanze. Chi agisce in pratica sono i nostri pensieri condizionanti con cui ci siamo identificati e quindi il rapporto tra di noi è sempre improntato sui nostri condizionamenti e sulle nostre emozioni. Il vero essere è solo di supporto, nulla più. Quindi dobbiamo in realtà avere un atteggiamento in cui mettiamo in discussione i nostri stessi preconcetti, le nostre stesse idee. Perché tutto ciò nasce comunque sempre da una mente duale. Finché non arrivo a capire questo, sarà difficile procedere. È come voler pretendere da uno schiavo che fa sempre le stesse cose, che possa essere in grado di capire che deve uscire da quella condizione. Molto difficile. L'altro passo, molto importante, è di osservare la propria mente. Osservarla nei propri pensieri, quando nascono, quando si sviluppano, semmai, e quando se ne vanno. Questo, in qualche modo, è l'inizio della meditazione. Osservare la propria mente. Una mente libera e unitaria non avrà pensieri che vengono e vanno e quindi ovvero non vengono trattenuti. Il Buddha, per esempio, consigliava ai suoi monaci
di meditare mentre camminavano. Sappiamo che loro non avevano altro mezzo che il camminare. E quando andavano alla questua, cioè all'elemosina, facevano anche diversi chilometri, no? Non era così, non abitavano nella foresta e quindi non era vicino al villaggio. E comunque sia, mentre camminavano, loro dovevano osservare l'evento che si stava sviluppando nel proprio corpo. Quindi il camminare, il piede che poggiava sul terreno, come si alzava, il corpo come si muoveva, l'ambiente e circostanze come si presentava, i rumori, la luce e via dicendo. Ma questa osservazione non doveva interferire minimamente con la mente, cioè diventava una semplice osservazione come un registratore cinematografico, esente da emozione. Questo è importantissimo, perché nella meditazione noi faremo in modo che le emozioni non intervengano più. La mente unitaria è scevra da qualunque emozione. È la mente duale che vive, ovvero l'anima creata dalla mente duale che vive di emozioni, si alimenta di emozioni. Ma la mente libera e unitaria non ha più emozioni, ovvero il soggetto le percepisce ma non le segue. Non si crogiuola nelle emozioni positive e buone e belle e non rifiuta quelle nocive o che potrebbero apparire tali. Quindi l'emozione in quanto tale va sempre tenuta a debita distanza. È il semplice osservare in piena consapevolezza. E più diciamo ci entriamo in questa esperienza e più noi la mente dà, simile a un mare in tempesta burrascoso, piano piano, osservando la mente e osservando i pensieri che nascono dalla mente e se ne vanno senza poterli trattenere, è come diventare quel mare un mare placido e tranquillo, piatto. La mente piatta rifletterà come la superficie del mare piatto. E questa osservazione potrà cogliere anche quel lieve increspatura del mare che in un mare agitato non potremo coglierla. Quindi si diventa ipersensibili, iperattenti, senza nessuna energia che potremo trasferire fuori, perché non c'è motivo, salvo in determinate occasioni ben particolari, perché non siamo fatti certo di pietra, ma, ripeto, la nostra mente, che è un vulcano di pensieri, che è un mercato di vari io di personalità, non può rimanere in silenzio, non può rimanere inattiva. È troppo forte. Una persona che ha la mente duale, con una personalità forte, deve fare qualcosa, deve muoversi e se non si muove, dorme. Cioè passa da uno stato di inconsapevolezza ad occhi aperti ad uno stato di inconsapevolezza ad occhi chiusi. Ma la sua vera essenza non è presente in modo cosciente e consapevole. E quindi che vita è? Per cui lo scorrere la giornata con una mente serena e tranquilla e sempre più libera sarà una giornata equanime e di serenità. Direte, ma cosa me ne faccio? Purtroppo c'è gente che pagherebbe qualsiasi cosa pur di avere un attimo di serenità, avere il cuore sereno. Guardate quanta gente, anche giovani,
che hanno la ipertensione, che fanno infarti, eccetera. Motivi sono anche ben altri. Ma il cuore è sempre sollecitato, non è mai sereno e tranquillo. Non riusciamo a passare un'ora, dico un'ora, ma io passo certamente molto di più, ma in modo tranquillo e sereno seduto, lasciando che la mente si liberi il più possibile. Ecco, queste sono intanto le 3 condizioni che io vedo essenziali per poter cominciare il cammino, senza le quali non vedo proprio futuro. Quindi, quanto è detto, spero sia stato di vostro gradimento, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo incontro.